Ciao amici e ben trovati su Byte Retrovanni, canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi viaggiamo un po' con la fantasia, vi porto con me nel sud Australia per parlare del Commodore 64 australiano. Buoni voi e buoni. Sigla! Ed eccolo il cosiddetto Commodore 64 australiano, che in realtà non si tratta di un ulteriore modello di C64 prodotto da Commodore, bensì si tratta di un case alternativo, ovvero di un guscio sostitutivo che serviva per trasformare il vecchio Commodore 64 Bread Bin o biscottone come lo chiamiamo noi, in un modello slimline come il Commodore 64C. The Commodore 64 Family Pack is the best way I know to introduce your family to the world of the future. The Commodore 64 is the world's largest selling computer with more than 7 million units purchased worldwide and the world's largest software base for education and entertainment. With this superb Australian reference book included, all for $399 at Commodore dealers now. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you. Come sappiamo, infatti, nel 1985 la Commodore presentò il computer C128 e l'anno dopo, nel 1986, fu presentato il C64 modello C. E in Australia c'erano molti Commodore 64, cosiddetti bread bin, biscottoni, e la novità, appunto, l'ultimo grido era la forma più affusolata del C64C, e così un'azienda australiana, la Micro Accessories di Adelaide, pensò bene di produrre un proprio case alternativo, appunto, per trasformare i vecchi biscottoni in modelli più simili al Commodore 64C. Negli anni 80 in Australia erano stati venduti molti Commodore 64 modello vecchio, quindi con il guscio a biscottone o bread bin come li vogliamo chiamare, ma l'ultima moda rappresentava appunto il Commodore 64C con le sue linee più affusolate, più allungate. E così un imprenditore molto audace pensò di realizzare questo case alternativo molto simile al Commodore 64C, perché aveva intuito appunto che gli utenti volessero trasformare i loro vecchi Commodore 64 in modelli più all'ultima moda, più in voga in quel tempo. Andiamo adesso a guardarlo da più vicino per vedere sia le somiglianze ma soprattutto le differenze tra il guscio australiano, cosiddetto australiano, con il Commodore 64C originale. Allora, innanzitutto possiamo osservare che le linee sono molto simili al Commodore 64C che conosciamo. Manca naturalmente il logo Commodore qui in basso, proprio perché questo è un prodotto, diciamo, cosiddetto aftermarket, cioè non realizzato dalla casa madre, ma da terze parti, senza alcuna autorizzazione da parte di Commodore, a quanto ne sappiamo naturalmente. Il LED, la seconda cosa che vediamo, che possiamo notare, è il LED posizionato qui a destra e che riporta il LED del biscottone, naturalmente, perché praticamente veniva tolta la scheda madre dal biscottone e veniva posizionata in questo guscio insieme alla tastiera e anche al LED, naturalmente. La terza cosa che notiamo sono le feritoie qui in alto per l'aerazione, quindi il raffreddamento dei chip della scheda madre, che sul guscio alternativo qui sono concentrate nella parte centrale del guscio in alto, mentre sappiamo che sul case originale del C64C corrono queste scanalature lungo tutta la lunghezza del lato superiore del case. Andiamolo a vedere pure dal taglio.
Vedete che le linee sono praticamente le medesime, simili, molto simili a quello del Commodore 64C, che a sua volta riprende appunto le linee del C128, quindi troviamo poi le medesime porte, naturalmente perché poi, come abbiamo detto, la scheda madre viene tolta dal Commodore 64 biscottone e viene inserita in questo guscio alternativo. Vediamo adesso la parte inferiore di questo guscio, quindi la scocca inferiore di questo case sostitutivo, e qui possiamo notare le feritoie, per esempio per l'aerazione, quindi per il raffreddamento dei chip sulla scheda madre, che sono un po' differenti rispetto alla configurazione delle prese d'aria poste sul C64C. Come vediamo su questo diciamo modello, ovvero su questo esemplare, mancano i piedini in gomma antiscivolo che andremo poi ad inserire, quindi a reintegrare, e manca nella parte centrale l'etichetta della diciamo macro accessories casa produttrice di questo case alternativo. Andiamo a vedere adesso invece le porte posteriori, quindi le aperture, se sono simili o meno al Commodore 64C. Ed ecco qui il lato posteriore, dove vediamo che naturalmente ci sono tutte le porte del normalissimo Commodore 64, cioè la porta di espansione o porta cartucce, diciamo l'ingresso RF per il cavo antenna, e le porte video, per audio video, la porta seriale, la porta per la connessione del dataset e naturalmente la porta utente. Ma oltre a queste diciamo connessioni, vediamo che sono state introdotte, inserite ulteriori aperture come questa, dove leggiamo reset, cioè qui era possibile volendo inserire un pulsante di reset, cosa che veniva fatta molto spesso sui C64 all'epoca, poiché dalla casa madre non uscivano appunto dalla fabbrica dotati di pulsante per il reset, molti utenti li realizzavano da soli con delle saldature opportune sulla scheda madre, e qui c'è l'alloggiamento previsto nel caso di un pulsante di reset appunto. Un'altra apertura che non troviamo sui classici Commodore 64 originali è quest'altra invece apertura, dove leggiamo DDoS, ovvero era possibile qui inserire un pulsante o un selettore, meglio ancora, o una levetta per esempio, per selezionare un sistema operativo alternativo. Per esempio, se volevamo aggiungere lo Speed DOS, cosa anche questa che veniva fatta molto spesso per velocizzare per esempio il caricamento da disco, e qui troviamo l'alloggiamento predisposto appunto per tale scopo. In realtà qua possiamo notare su quest'altro lato che è stato inserito un pulsante, come vedremo questo molto probabilmente si tratta di un pulsante di reset oppure per un sistema alternativo che è stato inserito invece su questo lato, quindi è stata praticata dall'utente un'apertura da questo lato, non sfruttando le aperture già previste dalla fabbrica. Questo molto probabilmente perché era più comodo per l'utente premere questo pulsante sul lato piuttosto che andare con la mano dietro nella parte posteriore.
Come abbiamo visto prima, su questo esemplare di cosiddetto Commodore 64 australiano mancano i 4 gommini, i 4 piedini in gomma antiscivolo. Questi sono facilmente reperibili in ferramenta oppure nei negozi di casalingo, o nel mio caso, come nel mio caso l'ho presi su internet. E quindi li andremo a ripristinare. Altra cosa che manca è il logo della Micro Accessories, azienda produttrice di questo guscio alternativo, di questo case sostitutivo, e anche questo andremo a ripristinare. E per fare questo utilizzeremo dei fogli argentati che si possono stampare con le normali stampanti a getto di inchiostro oppure laser. Quindi anche questi si trovano molto facilmente io li ho presi su Amazon per esempio, ma si trovano molto facilmente anche magari in cartolerie ben fornite. E quindi cosa ho fatto? Sono andato a realizzare un normalissimo foglio, in questo caso in WordPad, dove ho riportato l'etichetta e poi praticamente non si fa altro che stampare diciamo con una stampante a getto d'inchiostro oppure diciamo laser. Ed ecco qui il risultato della stampa, è questo qui. Quindi andremo a ritagliare questo logo su carta argentata autoadesiva e lo andiamo a applicare sul retro, diciamo, del guscio del Commodore 64 tra virgolette australiano. Quindi andiamo a ritagliare l'etichetta. Ho predisposto i segni. Ed eccola qui la nostra etichetta ripristinata, è riuscita benissimo direi, e infatti leggiamo, vedete, prodotta in Sud Australia da Micro Accessories, Adelaide Injection Molders e Peter Baker Tooling. Una cosa interessante da notare è il logo, questo qua, vedete? Ebbene, questo particolare disegno rappresenta proprio la mappa, la carta geografica del Sud Australia. Andiamo adesso quindi a ripristinare i piedini. I piedini mancanti in gomma, eccoli qua, già pronti, autoadesivi. Andiamo naturalmente a pulire leggermente, ma l'abbiamo già fatto in realtà, la superficie. Ecco qua, da togliere evidentemente altra polvere. Quindi andiamo a togliere questi piedini e andarli a inserire ad uno a uno negli appositi alloggiamenti. Leggera pressione, andiamo a inserire anche quest'altro.
Ecco qua. Passiamo quest'altra parte qua. Una leggera pressione e andiamo a inserire anche da quest'altra parte. Ed ecco qua, leggera pressione ed è fatto. Ed ecco qua ripristinato sia l'etichetta che i piedini in gomma anti-sci. Adesso che abbiamo visto come è fatto esternamente il guscio alternativo, questo case sostitutivo della Micro Accessories, vediamo come è fatto dentro. Quindi andiamo a girare il case e andiamo a smontare la scocca inferiore svitando le 6 viti che la tengono ferma alla scocca superiore. Andiamo. Una cosa molto particolare che possiamo osservare è questo anello di ferrite che avevamo trovato anche nel Commodore 64 Drean argentino per l'antidisturbo praticamente, ma che in questo caso abbiamo anche su questo connettore per il LED. Infatti abbiamo un anello di ferrite più piccolo. Anche in questo caso troviamo l'anello di ferrite. Ed eccola qui la nostra scheda madre messa a nudo. Qui vediamo il pulsante di modifica che molto probabilmente, anzi da come è connesso, risulta essere un tasto di reset. Come vediamo qui abbiamo anche una ROM sostitutiva e molto probabilmente quindi è stato sostituito il kernel, come troviamo scritto qua, con la data di sostituzione 11/30/88, quindi 30 novembre del 1988 è stato sostituita la ROM del kernel. E gli altri chip, vediamo gli altri integrati, la CPU 6510 datata 10 decima settimana dell'83. Qui vediamo le ROM, 25esima settimana dell'86, il SID 6581, MOS 6581, nona settimana dell'83 e qui vediamo anche i due CIA, MOS 6526, datati rispettivamente 32esima settimana dell'83 e prima settimana dell'83. Qui vediamo il banco RAM e qui vediamo la revisione della scheda madre, un ASSI 3262 del 98, revisione A del 1982, quindi una delle prime schede. Presumibilmente vedo qua che c'è la schermatura inferiore saldata sulla scheda madre, quindi molto probabilmente si tratta di una scheda americana. Infatti andiamo subito a scoprire togliamo lo shield della parte video, andiamo a leggere il VIC2 MOS 6567, qui in versione con i piedini dorati, quindi 65-67, quindi come dicevamo è una scheda madre americana e infatti io l'ho acquistata dagli Stati Uniti.
Questo ci indica una cosa molto importante, che sebbene questi gusci sostitutivi siano stati realizzati in Australia, vennero distribuiti anche in altri paesi, in questo caso negli Stati Uniti, ma è stato venduto anche in Europa, per esempio nel Regno Unito, dove troviamo infatti anche delle pubblicità con indicato il prezzo in sterline, quindi sia in dollari che in sterline. Quindi nel nostro caso abbiamo una scheda madre di un bread bin americano con una scheda madre un ASSI 32 62 98 revisione A del 1982. Nel nostro caso non abbiamo un alimentatore, ma poco importa, utilizzeremo un alimentatore per la prova di un biscottone normalissimo europeo, poiché le tensioni in uscita sono le medesime, quindi può essere tranquillamente utilizzato. Come facciamo di solito? Andiamo a provare, quindi ad accendere questo Commodore 64, diciamo australiano, insomma tra virgolette australiano, questa cover sostitutiva, questo case alternativo con un gioco su cartuccio della Commodore. Questa volta proviamo il gioco Dragon's Den, uno dei primi giochi su cartuccia della Commodore, molto semplice ma molto divertente, con una buona giocabilità, e utilizzeremo per l'occasione anche questo fantastico joystick in metallo prodotto dalla L, multifunzione 1001. Questo è il fratellino minore del Sigma 2001, leggermente più grande, veramente molto buono, molto diciamo ottimo come joystick. Quindi andiamo a inserire la cartuccia gioco nell'apposito vano porta cartucce, quindi nella porta di espansione. Ricordiamoci di farlo sempre a macchina spenta, perché altrimenti con il computer acceso rischiamo di danneggiare sia la cartuccia che i chip interni del computer. Quindi assicuriamoci che sia inserita bene la cartuccia, diamo tensione e andiamo ad accendere il computer. In pratica bisogna far colpire dal cavallo, con i piedi del cavallo, i draghi quando sono rossi, e poi diciamo infilzarli con la lancia. Ce l'abbiamo fatta. Passiamo al secondo livello. Ci sono questi ragni malefici, bisogna stare attenti. Oh no, c'è colpi dalla freccia, quindi dobbiamo ricominciare. Ce l'abbiamo fatta, andiamo al terzo livello. Bisogna adesso colpire questi pipistrelli rossi per rompere l'uovo e far uscire il drago. Ancora un altro. Oh, ecco qua, abbiamo liberato il drago. Adesso viene la parte più complicata. Oh, ce l'abbiamo fatta! Incredibile, ragazzi.
Godiamoci questa vittoria. Bene. Normalmente il gioco ricomincia da capo, ma noi ci fermiamo, ci accontentiamo di questo traguardo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, dove abbiamo visto questo particolare case sostitutivo, il cosiddetto Commodore 64 australiano, ma come abbiamo visto non è un particolare modello, ma solamente sono delle plastiche sostitutive per trasformare il classico biscottoni bread pin C64 in un Commodore 64 Slimline simile al Commodore 64C. Come abbiamo visto, mancava su questo esemplare il logo e l'abbiamo ripristinato, e anche i piedini in gomma antiscivolo sono stati reintegrati. Quindi, se questo video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like e anche a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, per contribuire alla crescita di questo canale e farlo arrivare a quanto più pubblico possibile. A questo punto io vi rimando al prossimo video, vi aspetto numerosi come sempre e vi saluto affettuosamente. Ciao!